Ma è vero che le squadre di Simone Inzaghi crollano nella seconda parte della stagione? È una leggenda metropolitana oppure è veramente come tanti stanno sostenendo in queste ore in cui dopo la sconfitta contro il Sassuolo ovviamente sono iniziati i processi alla crisi dell'Inter? Lo andiamo a vedere in questo episodio di oggi in cui voglio mostrarvi dei dati interessanti ed un'analisi che abbiamo fatto con la redazione di Passione Inter, con il nostro Alessio Murgida, per capire se effettivamente è così e vi proporrò poi una mia visione che potrebbe sorprendervi anche da questo punto di vista. Quindi poi aspetto qui sotto i vostri commenti per capire se la pensate come me oppure no. Non perdiamo però tempo, andiamo subito dentro la nostra analisi. Vi condivido quindi lo schermo con una tabella Excel che abbiamo realizzato con i nostri ormai famosi fogli Excel appunto e una tabella in cui siamo partiti con i dati dalla stagione 2016-2017 fino ad arrivare alla 2020-2021 per quanto riguarda chiaramente l'esperienza di Inzaghi sulla panchina della Lazio e poi siamo passati anche alla stagione, ad un accenno, diciamo così, di questa stagione 21-22, ovvero la prima di Simone Inzaghi con l'Inter. Quali dati abbiamo preso in considerazione? La media punti del girone d'andata, la media punti del girone di ritorno, la percentuale di vittorie conquistate all'andata e la percentuale di vittorie conquistate nel girone di ritorno, quindi la posizione in classifica con cui le squadre di Simone Inzaghi, in questo caso quindi le Lazio dei vari anni e poi l'Inter quest'anno hanno chiuso il girone d'andata e poi la posizione finale, oppure nel caso della stagione in corso la posizione attuale, quindi anche i punti in classifica conquistati al termine di quella stagione e poi un dato particolare, ovvero la miglior proiezione punti, nel senso che abbiamo preso la miglior media punti tra il girone d'andata e il girone di ritorno, l'abbiamo moltiplicata per 38 partite, facendo quindi una proiezione per capire quanti punti avrebbe conquistato la squadra di Simone Inzaghi se avesse mantenuto sempre la miglior media punti possibile, in questo modo da capire appunto dove sarebbe potuta arrivare la squadra di Inzaghi mantenendo sempre quell'andamento e quindi abbiamo poi calcolato anche quale posizione finale avrebbe ottenuto con quella miglior proiezione basandoci sulla classifica delle singole stagioni. E poi in basso abbiamo anche piazzato quello che è stato il piazzamento appunto delle squadre di Simone Inzaghi in Coppa Italia, Champions, Europa League e Supercoppa Italiana per avere un quadro completo. Partiamo quindi con questa analisi proprio dalla stagione 2016-2017, la prima che abbiamo preso in considerazione, in cui chiaramente si vede come nel girone d'andata la media è stata di 1,95 punti a partita, nel ritorno questa media è calata a 1,74, quindi effettivamente c'è stato un calo nella seconda parte di stagione che si riflette anche nella percentuale di vittorie dal 58 al 53% e anche nella posizione in classifica c'è stato un calo di una posizione perché nella stagione 16-17 la squadra di Simone Inzaghi, la Lazio, era quarta in classifica con una partita in più sulla quinta in classifica, va detto, e al termine della stagione è chiuso al quinto posto, con 70 punti conquistati. Ma se avesse mantenuto sempre la media del girone d'andata, come vediamo, sarebbe arrivato a fine stagione con 74 punti, di fatto quindi con 4 punti in più, che avrebbe permesso a quella Lazio di raggiungere, oltre alla finale di Coppa Italia, anche il quarto posto in classifica. Nella stagione successiva un andamento simile a livelli ancora più alti, perché la prima parte di stagione era iniziata molto bene con 2,11 punti di media a partita nel girone d'andata, sceso poi addirittura ad 1,68 nel girone di ritorno, la percentuale di vittorie si è abbassata drasticamente dal 63% al 47% e infatti la posizione nel girone d'andata, la Lazio era quarta a pari punti con la Roma, poi arrivò, come sappiamo bene, nel finale quinta in seguito a quella vittoria dell'Inter con il colpo di testa di Vesino decisivo. Nel finale quindi chiusero con 72 punti proprio come l'Inter, ma se la Lazio avesse mantenuto la stessa media punti del girone d'andata avrebbe chiuso addirittura a quota 80 punti che non solo l'avrebbe portata in Champions, ma addirittura l'avrebbe fatto come terza in classifica e nemmeno come quarta, oltre ad aver ottenuto la semifinale di Coppa Italia, i quarti di finale di Europa League e la vittoria anche della Supercoppa italiana quell'anno. Stagione 2018-2019 una stagione negativa per la Lazio, ma che ha avuto chiaramente anche qui un calo nella seconda parte di stagione da 1,68 punti di media all'andata ad 1,42, la percentuale di vittorie è scesa da 47 a 42 e il girone d'andata si era chiuso con la Lazio al quarto posto per poi crollare
arrivare fino all'8º con 59 punti conquistati. La miglior proiezione punti, cioè mantenendo quella che era la media della prima parte di stagione, l'avrebbe portata a conquistarne circa 63, quasi 64, che non l'avrebbe portato comunque molto più su, ma avrebbe comunque guadagnato una posizione in classifica, cioè anziché ottava, come effettivamente è arrivata, la Lazio sarebbe arrivata settima, oltre ad aver conquistato la vittoria della Coppa Italia, scusate, e i 16esimi di finale di Europa League. Arriviamo poi alla stagione 19-20, quella più interessante, quella che ha messo in mostra sicuramente la miglior Lazio di fatto. La stagione che è stata, sappiamo benissimo, interrotta poi dal Covid, alimentando tutti i sogni della Lazio, che si diceva chissà come sarebbe arrivata senza appunto l'interruzione per il Covid, e infatti la media punti all'andata era di 2,26, veramente molto molto importante, scesa a 1,84 nel girone di ritorno, la percentuale di vittorie da 68 si è abbassata a 58, la Lazio aveva chiuso il girone d'andata al terzo posto, arrivando poi quarta a pari punti con l'Atalanta, 78 punti conquistati. Avesse mantenuto la stessa media del girone d'andata, la Lazio, ecco, avrebbe raggiunto quasi 86 punti, che avrebbe voluto dire, vista la classifica poi finale della stagione 19-20, primo posto e quindi scudetto, oltre alla vittoria della Supercoppa italiana, i quarti di finale di Coppa Italia e l'eliminazione invece alla fase a gironi di Europa League. Nella stagione 2020-2021 invece è l'unica stagione un po' in controtendenza in cui la Lazio ha avuto un girone d'andata con la stessa media punti del girone di ritorno, 1,79. Si è però alzato il dato delle vittorie in percentuale rispetto alle gare giocate nel girone di ritorno, perché dal 53% di vittorie del girone d'andata si è passati al 58% del girone di ritorno, e si è guadagnati anche una posizione, perché la Lazio aveva chiuso il girone d'andata al settimo posto, arrivando poi invece alla fine sesta con 68 punti, e la miglior proiezione punti, chiaramente avendo la stessa media punti sia all'andata che al ritorno, non può che essere identica, oltre ovviamente, come sappiamo, al quarto di finale di Coppa Italia e gli ottavi di finale di Champions League raggiunti per la prima volta durante la gestione Simone Inzaghi. In questa stagione dell'Inter invece l'Inter parte con una proiezione, una media punti, anzi nella prima parte di stagione di 2,42 punti a partita, veramente molto molto alta, la migliore media punti da quando Inzaghi allena. Nel ritorno invece è crollata a 1,33, con la percentuale di vittorie che all'andata era addirittura del 74%, scesa fino al 33%. Oggi l'Inter, dopo aver conquistato il primo posto alla fine del girone d'andata, si trova seconda, però come sappiamo bene anche con una partita da recuperare. Si trova in semifinale di Coppa Italia, agli ottavi di finale di Champions League con il ritorno da giocare, e ha già messo in bacheca la Supercoppa italiana. Per quanto riguarda poi questa stagione in corso, chiudiamo anche con qualche dato aggiuntivo, perché è evidente che nel 2022 i dati dell'Inter sono calati di molto rispetto soprattutto al momento d'oro che abbiamo vissuto tra novembre e dicembre in particolare. Tra l'altro, secondo me, qualche avvisaglia si era già vista anche nell'ultima gara del 2021 contro il Torino. La media punti è crollata, come diciamo, così come la percentuale di vittorie. L'Inter poi in campionato aveva addirittura una media di 2,6 gol segnati a partita, che ora è scesa addirittura nel 2022 ad un solo gol segnato a partita. Inoltre l'Inter, per segnare questi 6 gol fatti nel girone di ritorno in 6 partite, ha dovuto produrre più di 100 tiri, cioè significa che l'Inter segna di fatto ogni 17 tiri verso la porta avversaria. E tra l'altro l'Inter è anche prima nella speciale classifica per numero di chiare occasioni da gol sprecate, ed è seconda soltanto al Genoa nel rapporto tra tocchi in area di rigore avversaria e gol segnati. Un dato sicuramente molto molto pesante, unito soprattutto poi ai problemi anche in difesa, visto che nel 2022 ci sono state solo 2 partite chiuse senza subire gol, e di media ne stiamo subendo al momento più di 1 a partita. Quindi veniamo alle conclusioni dopo tutta questa lunga serie di dati che vi ho messo a disposizione, e facciamo delle considerazioni finali su tutto quello che vi ho detto. Verrebbe da rispondere sicuramente di sì alla domanda iniziale, ovvero: è vero che le squadre di Inzaghi crollano nella seconda parte di stagione? Ecco, la risposta più naturale sarebbe il sì, ci sta. Io però vi propongo il lato opposto della medaglia, nel senso che, soprattutto sulla base di quello che stiamo vedendo quest'anno all'Inter, mi sento di dire di poter concludere che probabilmente le squadre di Inzaghi non crollano nella seconda parte della stagione, ma tendenzialmente fanno
più di quello che è il loro pieno potenziale nella prima parte della stagione, cioè fanno delle partenze sprint e poi dopo si assestano attorno a quello che è il loro reale valore. Come dicono in tanti, overperformano nella prima parte di stagione. Ecco, infatti, come vedevamo mantenendo quelle medie punti della prima parte di stagione, Inzaghi tra l'altro sarebbe andato 2 volte in più in Champions League e avrebbe vinto anche uno scudetto con la Lazio. Questo conferma secondo me, questa mia visione, questa mia opinione, conferma anche quel discorso che vi sto portando avanti da diverso tempo riguardo a questa stagione dell'Inter, ovvero all'inizio tutti quanti mettevamo l'Inter nel gruppo subito dietro la Juventus o comunque nel gruppo di testa per questa corsa verso lo scudetto. Tanti dicevano addirittura che saremmo arrivati quinti, sesti o addirittura settimi dietro alla Roma di Mourinho. Poi l'Inter tra novembre e dicembre è esplosa, tanti si sono esaltati più o meno a ragione, quindi questo momento di flessione però ci riporta alla realtà delle cose, perché come dico sempre la cosa anomala sarebbe stata vincere lo scudetto a febbraio con 3 mesi d'anticipo, mantenendo il ritmo quindi del girone d'andata, mentre la normalità per il livello di questa squadra è dover lottare fino all'ultimo con le altre rivali. Nonostante io ritenga comunque l'Inter più forte di Milan e Napoli, per quanto ogni squadra ha dimostrato nel suo momento migliore. Questa è la mia personalissima opinione. Per questo chiudo anche con 5 fattori che mi fanno ben sperare in vista del finale di stagione, che possono permetterci di cambiare rotta rispetto alle ultime partite che stiamo vivendo. Il primo, questa squadra rispetto alle Lazio di Simone Inzaghi è più forte a livello tecnico e di completezza di rosa, secondo me. Seconda cosa, questa è un Inter che rispetto alle Lazio di Inzaghi è anche già vincente e più forte anche mentalmente, grazie anche all'abitudine e all'esperienza accumulata nella scorsa stagione e non solo. Terzo fattore, sicuramente un calendario che da inizio anno a febbraio ci ha messo in grandissima difficoltà e che da qui in avanti si pone probabilmente in maniera più morbida o comunque sulla carta è più morbido delle 10 partite affrontate in 40 giorni contro avversari di grande livello. Quarto fattore, anche il rientro di infortunati. Finalmente l'Inter dovrebbe recuperare dei calciatori importanti e soprattutto i calciatori che sono stati presi a gennaio, che potranno dare una grande mano per la volata finale, a differenza magari di quanto avvenuto quando Inzaghi era alla Lazio, dove non gli è stato fatto il mercato che gli poteva permettere poi di andare a vincere. Il quinto e ultimo fattore è un fattore per me molto molto interessante, molto importante, ovvero il fattore storia, nel senso che c'è la voglia di tornare a vincere, di difendere questo scudetto, ma anche di centrare la seconda stella che permetterebbe a tutti i calciatori e allo staff di questa squadra di entrare di diritto nella storia, perché sarebbe il 20° scudetto, avrebbe un sapore speciale e farebbe rimanere il tuo nome impresso nella storia dell'Inter, un fattore che tra l'altro secondo me la squadra ci sta pensando concretamente e lo tiene in forte considerazione, perché ne abbiamo parlato nell'intervista che abbiamo realizzato con Federico Di Marco, di cui vi ho parlato in un altro episodio che trovate sui nostri canali e vi invito ad andare a recuperarlo. E la sensazione è che quando gli è stata fatta questa domanda Di Marco abbia tradito secondo me un mezzo sorriso che fa capire che in squadra ci pensano concretamente e lo vogliono raggiungere a tutti i costi. Fatemi sapere se siete d'accordo allora con me, che ne pensate di questa analisi, quindi vi chiedo anche dove sarà secondo voi l'Inter fino a fine stagione. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji del pollice alzato nei commenti, così mi fate sapere che mi avete seguito fino all'ultimo. Vi ricordo che se questo contenuto vi è piaciuto, se le nostre interviste come quella di Marco appunto e gli altri approfondimenti che pubblichiamo ogni giorno vi piacciono, potete supportarci abbonandovi al nostro canale. Trovate la possibilità di abbonarvi tramite il tasto che vedete qui sotto. Io vi saluto e vi ricordo come al solito di ritrovarci in diretta come ogni sera alle 19:30 per parlare di tutti i temi caldi del mondo Inter.